Ronald. Finalmente sei qui. Il capo vuole incontrarti adesso. Allora era vero. Mio Dio. Cosa farò? Aspetta. Che cosa sta accadendo? Hai qualche problema o cosa? Non lo so. Non hai sentito la brutta notizia? Sul serio? Non so cosa intendi. Cosa sta succedendo? Melissa, la segretaria, mi ha detto che il capo aveva intenzione di licenziare uno di noi questa settimana. E ora che me lo hai detto, sono sicuro che quella persona sarò io. Questo è sicuro. Ma perché dici questo? Hai fatto qualcosa di sbagliato o cosa? Non capisco. Non ne sono sicuro. Ho lavorato regolarmente. Ma forse vuole che io faccia meglio e non posso. Ci ho messo tutto il mio impegno. Questo lavoro, Sebastian. Lo so. Lo so perfettamente. Ecco perché te lo dico. Non c'è modo. Non c'è motivo di pensare che verrai licenziato. Quindi, non saltare alle conclusioni. Adesso vai. Perché il capo ti sta aspettando. Andare. Sebastiano. Se perdo questo lavoro, non so come guadagnerò soldi. Non preoccuparti. Andrà tutto bene. Mi creda. Vai nel suo ufficio. Buongiorno, capo. Sono qui come hai richiesto. C'è qualche problema? Ciao, Ronald. Sì, abbiamo un problema serio che dobbiamo risolvere adesso. Sì, lo so. Ma prima lascia che ti dica una cosa. Per favore. Posso io? Va bene. Sicuro. Puoi dirmi quello che vuoi. Ma dopo dobbiamo parlare di un problema serio. Andare avanti. Prima ho una domanda. Si tratta di un problema serio relativo al mio rendimento lavorativo? Non volevo dirtelo adesso, ma sì. Riguarda la tua prestazione. Dio. Bene. Ho alcune cose importanti da dirti. 4 mesi fa ho avuto un grosso problema. Io e la mia famiglia abbiamo dovuto trasferirci in un'altra casa. La casa dove vivevamo era di mia nonna e purtroppo è morta. E abbiamo dovuto trasferirci perché c'era un problema con la lettura del testamento. Ad ogni modo, dovevamo traslocare e per questo ero troppo occupato e distratto. Mi dispiace. Non lo sapevo. Mi dispiace davvero per la tua perdita, Ronald. Le mie condoglianze. Bene. Ecco perché ci siamo dovuti trasferire e ora viviamo lontano da qui. Quindi devo prendere l'autobus tutti i giorni per arrivare in orario. Sono appena arrivato tardi una volta. E questo perché c'è stato uno sciopero proprio in mezzo alla strada. È stato terribile.
Me lo ricordo. Era al telegiornale. Molte persone sono rimaste ferite quel giorno. Esattamente. Non c'erano autobus, treni o taxi in giro. Ma dovevo venire comunque, quindi sono uscito di casa e sono venuto qui a piedi. Sono arrivato davvero stanco. Ed è per questo che sudavo. La mia maglietta era bagnata ed ero così sporco. Per fortuna qui in azienda ho sempre una maglietta in più, in caso di emergenza. Quindi l'ho cambiato, perché quel giorno avevo un incontro importante con un cliente. Sono arrivato un po' in ritardo per questo motivo, ma alla fine l'ho convinto a firmare il contratto. So che quel contratto è uno dei più importanti nella storia dell'azienda. Adesso sto cercando di risparmiare soldi per spostarmi più vicino da qui. Per arrivare prima e avanzare con le pratiche burocratiche. È molto. Avevo risparmiato per mesi, ma la settimana scorsa ho dovuto prestare dei soldi a mio padre. Sai che non hanno soldi. Te ne avevo già parlato. Sono vecchi e poveri. Ecco perché ho dovuto dare loro dei soldi. I soldi che stavo risparmiando da mesi. So di aver avuto molti problemi ultimamente, ma per questo motivo ho lavorato ancora più duramente. Non posso perdere questo lavoro, capo. Ho molti debiti e la mia famiglia dipende dal mio stipendio. Tutto quello che ti chiedo è un'altra possibilità. Prometto che lavorerò ancora più duramente e arriverò in tempo. Non capisco. Perché dici questo? Non ho intenzione di licenziarti, Ronald. Che cosa? No. Sei sicuro? Non mi licenzierai a causa della mia prestazione? Stai scherzando? Ovviamente no. Chi te l'ha detto? Melissa, la tua segretaria mi ha detto che volevi licenziare qualcuno e pensavo di essere quella persona. Quella Melissa. Probabilmente ha frainteso il mio messaggio. Va bene. Allora, non capisco. Perché sono qui? Cosa sta succedendo? Te l'ho già detto. Voglio parlare del tuo rendimento al lavoro. È stato fantastico. Ed è per questo che abbiamo valutato la tua situazione e ti offriamo un aumento di stipendio. Guadagnerai il doppio del tuo stipendio a partire dal mese prossimo. Che ne dici? Non so davvero cosa dire. Naturalmente accetto. Grazie mille. Sei uno dei lavoratori più importanti di questa azienda, quindi te lo meriti totalmente. Inoltre, ti stiamo dando la possibilità di affittare un appartamento qui vicino. A farne le spese sarà l'azienda. Che cosa? È fantastico. Grazie mille, capo. Grazie. Non devi ringraziarmi. Te lo sei guadagnato. Lavori molto duramente e anche molto bene. Questo è tutto ciò di cui volevo parlarti. Per favore, dite a Sebastian di venire nel mio ufficio.
Puoi andartene. Sicuro. Grazie mille. Non te ne pentirai. Lavorerò di più. Ronald. Quello che è successo? Devi dirmi tutto. Non mi ha licenziato. Ho avuto un aumento di stipendio. Non è fantastico. Sono così felice. Vedi? Te l'ho detto, amico. Te l'avevo detto. È incredibile. Grazie mille. Mi ha detto che anche lui vuole parlare con te nel suo ufficio. Sul serio? È strano. Non gli parlo da molto tempo. Sono sicuro che anche lui vuole offrirti un aumento di stipendio. Vai subito. Congratulazioni. Lo pensi? Forse hai ragione. Vado adesso. Sono nervoso. Ciao, Sebastiano. Ti ho chiamato perché voglio dirti che sei licenziato. Ciao, capo. Ronald mi ha detto di venire. Voglio solo ringraziarti per questa opportunità.